Mentre Enrico De Pedis era detenuto in carcere, il 16 marzo 1978 viene rapito Aldo Moro. Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da 5 persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Proseguono senza sosta le indagini sull'assassinio delle 5 guardie e del rapimento dell'onorevole Aldo Moro. La neobanda della Magliana viene coinvolta nella ricerca del rapito. Voi della banda della Magliana sapevate dove era la prigione di Moro, è vero? Purtroppo ci ha mandato un personaggio politico a parlare per vedere se sapevamo dove era il covo di Moro quel periodo. Abbiamo avuto un incontro con lui e io non ero d'accordo a mettersi in mezzo in questa situazione, rispettavo qualsiasi forma di delinquenza, insomma, di criminalità, non vedo perché. Poi io credo che Franco abbia saputo dove era Moro e non so a chi abbia detto poi. Come l'ha saputo Franco dove era? Non era difficile, un'altra parte. E poi dove era Moro c'era anche l'appartamento e gente pregiudicata che conoscevamo. Poi qualcuno di voi, ha riferito che effettivamente sapevate dove era il covo? No, Franco ha detto che facciamo, io non ero d'accordo con mettersi in mezzo a questa storia, però so, da parte di Franco, che poi lui ha saputo dove era e non escludo che l'abbia detto anche a qualcuno. Fino al 18 aprile del 1978 vi è un grande movimento all'interno della malavita tendente alla ricerca della prigione di Moro. Il 18 aprile si verificano 2 fatti importanti. Il ritrovamento del covo di Via Gradoli per un incidente idraulico e la propalazione del documento numero 7 relativo alla presenza di Moro nel lago della Duchessa. I 2 fatti che si verificano sembrano segnare la tappa fondamentale, la linea di discrimine tra una ricerca di Moro per salvarlo ed il precipizio di un nessuno più di Moro si interessa. È ovvio che prima del 18 aprile ci sia stata la mobilitazione anche della banda della Magliana. Sta di fatto che la Magliana, o perlomeno alcuni esponenti della Magliana, su sollecitazione di Cutolo, ricercarono Moro. Buonasera. Squadre di sommozzatori della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza stanno perlustrando il fondo del lago della Duchessa tra le province di Rieti e dell'Aquila e quelle del vicino lago del Cerasole per stabilire se corrisponde a verità la macabra segnalazione contenuta stamattina in un volantino a firma Brigate Rosse, secondo cui il corpo di Aldo Moro si troverebbe appunto nelle acque del lago della... Perché Cutolo sostiene che qualcuno molto in alto gli ha detto: non ci serve più di sapere dove è Moro, lasciamo perdere, come se prima avessero attivato un meccanismo che poi si... Il meccanismo sicuramente è stato attivato, poi non date le cose non lo so. Qui la Magliana e qui c'era il via Montalcino, non volendo avere saputo Moro dove stava, dice: Raffetti, interessa salvare Moro? Ho detto: fammi domandare, ho chiesto a un avvocato, ha domandato a Roma, non mi hanno voluto incontrare, quindi potevo salvare Moro non volendo. Mi hanno detto: fate i fatti vostri, proprio che stavano preoccupati che io salvavo Moro.
frequentando i locali del Bar Fermi o quelli del bar di via Avicenna, entrambi nella zona di Ponte Marconi, dove spesso si ritrovavano anche molti dei componenti della banda della Magliana. Nell'estate del 78 Carminati entra in contatto diretto con Danilo Bruciati e con Franco Giuseppucci. A loro Carminati inizia ad affidare i proventi delle rapine di autofinanziamento effettuate con membri dei NAR, in modo da poterli riciclare in altre attività illecite, quali l'usura o lo spaccio di droga. Viceversa, recuperava per Giuseppucci soldi che il boss prestava a strozzo, intascandosi una stecca del 10-15%. Racconterà il collaboratore di giustizia Maurizio Abbatino nel 2018. Fu Franco Giuseppucci a mettere in contatto Carminati con Santino Duci, il titolare di una gioielleria in via dei Colli Portuensi, che ricettava i preziosi frutto di rapine ad altre gioiellerie e orefici, liquidando a Carminati il contante che poi lui riciclava e reinvestiva con prestiti a strozzo sempre attraverso Giuseppucci. Carminati da Giuseppucci prendeva minimo uno stipendio da 1,5 milioni al mese per ogni 10 milioni versati, più la restituzione dell'intera somma capitalizzata. Cristiano Fioravanti, fratello di Giusva, collaboratore di giustizia, racconterà che ad Alibrandi, Bracci e Carminati, quelli della Magliana davano indicazioni sui luoghi e le persone da rapinare. Avevano anche la funzione di recuperare i crediti e di eliminare alcune persone poco gradite. Tali persone gravitavano nell'ambiente delle scommesse clandestine dei cavalli. Quando ha conosciuto lei Massimo Carminati? Carminati siamo nel 76-77. Da chi le fu presentato, se le fu presentato? Da Giuseppucci Franco a via Rico Fermi. Prego? Da Giuseppucci Franco a via Rico Fermi. Lui era... si presentavano lui e i fratelli Bracci. Benissimo. E frequentavano un bar proprio appunto dietro a via Rico Fermi. Giuseppucci Franco si occupava di investirgli i soldi appunto proventi da queste rapine. Oltretutto Giuseppucci Franco li usava anche per fare dei recuperi a stavolta. E Sì, poi, ma io ho chiesto... e poi dopo non avevamo rapporti perché si sa bene che i NAR avevano un fine politico, li chiamavano politico, e noi avevamo un fine comune. Può riferire qualcosa a proposito della cosiddetta banda della Magliana, con riferimento agli elementi di destra? Ma io, banda della Magliana, entrò in contatto a Librandi con... noi eravamo amici con Carminati e Bracci, perché siamo cresciuti politicamente insieme, poi anche mio fratello erano compagni di scuola, quindi c'era anche un rapporto molto profondo di amicizia con i Carminati e i Bracci. E poi facevano politica nella sezione Marconi, noi eravamo a Monteverde, quindi eravamo molto vicini, quindi ci aiutavamo reciprocamente. So che Alibrandi entrò in stretto contatto con loro. Io li conoscevo e andavo a volte con dei pranzi con Carminati, ma io solo perché andavo con Carminati. Io avevo contatti con la banda Magliana perché Franco Negro, che era il capo della banda Magliana, l'unico vero capo che c'è mai stato la banda Magliana era Franco Giuseppucci, era il mio carabiniere, abitava di fronte a casa mia, mi sempre conosciuto la vita, lui ci rompeva a cazzo, si chiama per quello tutto il giorno, viene con noi, ma che cazzo ne frega, c'era un grande rapporto con lui. E conoscevo tutti là, era una banda da cartoni, straccioni, per carità sanguinari, perché si ammazzava la gente così senza manco discutere, la mattina si decideva la seconda ammazzare qualcuno la sera. – 20 marzo 1979 viene ucciso il giornalista Mino Pecorelli. Indagini in tutta Roma da parte di polizia e carabinieri per cercare di identificare i responsabili del mortale attentato compiuto ieri sera contro Mino Pecorelli, 51 anni, direttore del settimanale OP. Per ora gli inquirenti puntano sulla definizione del movente dell'assassinio, una rivendicazione telefonica fatta stanotte da parte di un sedicente nuovo nucleo anarchico non trova molta credibilità fra gli investigatori. L'agguato è avvenuto in via Orazio dopo che Pecorelli era uscito dagli uffici della rivista in via Tacito, a poca distanza. L'autopsia, conclusa questo pomeriggio, ha stabilito che Mino Pecorelli è stato ucciso con 4 colpi di pistola calibro 7,65 munita di silenziatore. A tal proposito, Maurizio Abbatino
Un altro dei capi della banda della Magliana, che poi avrebbe collaborato, racconterà che fu Franco Giuseppucci a dirmi che a uccidere Pecorelli era stato Massimo Carminati. Mi disse che la richiesta era stata fatta da Pippo Calò a Danilo Abbruciati. Quando è morto Pecorelli, lei sapeva chi era? No. Che lei sappia, o che abbia saputo anche in seguito, Pecorelli ha fatto una qualche attività che lo ha messo in contrasto con la banda della Magliana, diciamo così, qualche cosa che ha dato fastidio a qualcuno dei componenti di questa banda? No, che io sappia no. Come ripeto, io ho preso questa notizia durante una detenzione che passavano un filmato in televisione. Eravamo detenuti per non ricordo per che cosa, no? Non so. E Giuseppe Pucci mi disse che lui stesso aveva fornito le persone per eliminare i giornalisti. E mi fece capire che era roba di Danilo Bruciati e che lui aveva fornito gli elementi, le persone, insomma. In quel momento le fece anche dei nomi di queste persone? No, perché ancora io sapevo che Giuseppe Pucci frequentava ambienti di destra, però ancora non me l'aveva presentati. Ecco, in seguito poi ha saputo qualcosa di più sui responsabili dell'omicidio Pecorelli? Sì, quando siamo usciti mi ha presentato delle persone, tra queste c'era appunto Carminati che mi disse che fu lui a uccidere Pecorelli. Senta, dove avvenne questa presentazione? Al bar Vierico Fermi. Senta, in questa occasione il fatto che Carminati fosse uno degli assassini di Pecorelli, Giuseppucci gliel'ha detto presente Carminati o in seguito? No, quando è andato via. Facendo riferimento al discorso che avevamo fatto durante il carcere, dice, ecco, questo è uno delle persone che ha ucciso il giornalista. Le disse qualcosa anche sulle ragioni, sul momento dell'omicidio? Mi disse che era per fare un favore ai siciliani. Siciliani che praticamente tramite Danilo Abbruciati era stato richiesto da Danilo Abbruciati. Senta, intendevate per siciliani? Un gruppo che era a Roma, faceva parte Pippo Calò. Le disse anche perché avevano deciso di uccidere Pecorelli? Perché i siciliani volevano uccidere Pecorelli? Perché era stato commesso questo omicidio? Mi disse che sta indagando troppo su una persona politica. Le disse chi era questo personaggio politico? No. Lei lo ha chiesto? No, neanche l'ho chiesto. Oggi si riprometteva, se se ne riprometteva qualcuno? Sì, aggiustamento dei processi. Cioè, questo è quello che le disse Giuseppucci, cioè Giuseppucci faceva questo favore perché poi la sua intenzione, il suo programma era quello magari di utilizzare queste amicizie per poter averne dei vantaggi nei processi. Sì, perché Giuseppucci era legato a Dio Tallei, a Danilo Abbruciati a Dio Tallei, insomma, Dio Tallei a Pippo Calò, insomma era tutto un giro. Vittorio Carnovale, invece, racconterà di aver saputo da Edoardo Toscano che ad aver organizzato l'omicidio sarebbero stati Enrico De Pedis e Abbruciati, con esecutori materiali Carminati e Michelangelo La Barbera, il quale avrebbe poi riconsegnato l'arma a De Pedis. Lei ha conosciuto Massimo Carminati? L'ho conosciuto, ma credo che lui neanche sa chi sono. L'ho visto più di una volta in Viale Marconi, ma non c'era assolutamente amicizia, non c'era. Quali erano le persone che erano in rapporto, in confidenza con Carminati? Più di tutti i Testaccini, Renato, De Pedis, Nasetti. Lei da qualcuna delle persone del suo gruppo, diciamo, della sua banda, delle persone che abbiamo nominato fino adesso,
Da qualcuno di questi ha avuto notizie sull'omicidio Pecorelli? Sì. Da chi in particolare? Più che altro da Toscano. Sì. Anche da qualcun altro? Sì, sì. Da chi in particolare? Mancini, da Colafigli, queste persone con cui io ero legato. E da Renato De Pedis ha avuto notizie sull'omicidio Pecorelli? Anche da lui? Io non ho mai parlato con De Pedis dell'omicidio Pecorelli direttamente. Chi mi ha raccontato bene le cose è stato Toscano. Diciamo. Ecco, allora è stato Toscano che l'ha raccontato bene le cose. Allora, Toscano le ha detto qualcosa sugli esecutori materiali del delitto Pecorelli? Sì, il presidente è stato riferito da De Pedis che a Toscano, insomma, che era stato Carminati e un certo Angelo il siciliano. Questo lei l'ha saputo da Toscano, che lo aveva saputo da De Pedis? Sì. Invece, Fabiola Moretti, prima di pentirsi di essersi pentita, dichiarerà di aver saputo dal suo compagno Ambruciati che la pistola gli era stata riconsegnata dalla Barbera e che l'avrebbe riportata al deposito della banda della Magliana, quello al Ministero della Sanità. Un preciso collegamento tra la malavita comune e estremisti di destra risulterebbe dalle indagini sulla scoperta di un arsenale di armi ed esplosivo all'interno di uno stabile del Ministero della Sanità all'Eur di Roma. Il deposito di armi, munitissimo, sarebbe stato impiantato 2 anni fa da esponenti della malavita comune. Occasionalmente le armi venivano affittate in cambio di denaro a terroristi neri che se ne servivano per le loro imprese. Quello è un arsenale comune che dei NAR negli scandinavi. Molto si punta su queste armi. Si punta nel corso degli anni successivi per le perizie, perché si ritiene che da queste armi possiamo fare luce su qualche misura manomesse prima che potesse essere effettuata una perizia. Per me quelle armi furono alterate solo per un motivo. Perché secondo me tra quelle armi c'era la pistola che uccise Pecorelli. Il caso Pecorelli, su cui non ci soffermiamo, essendoci un'apposita serie di video, svela, comunque la si veda, il collegamento stretto tra politica, mafia e banda della Magliana. Secondo Mancini, De Pedis aveva ricevuto la pistola dell'omicidio Pecorelli e la gestiva come un cimelio di prestigio. Ha saputo qualcosa e a conoscenza di qualcosa in ordine all'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli? Durante uno di questi appostamenti, in una zona di Monteverdi che non so identificare, adesso non so precisare, appostamento che stavamo facendo io e De Pedis, si parlava del più nel meno ed io gli dissi come mai Massimo Carminati era tenuto in una così alta considerazione dei componenti, insomma, dal gruppo della banda della Magliana. E De Pedis mi disse che Massimo Carminati, insieme a una persona che io ricordo lui chiamava Angiolino il Biondo, erano stati gli autori materiali dell'omicidio del giornalista Pecorelli. E a riprova di quanto mi stava dicendo, mi disse che la pistola con il quale del quale lui era in possesso in quel momento era la stessa pistola che aveva ammazzato il giornalista. Una pistola particolare perché tutta cromata, aveva, insomma, dove si era possibile inserire il silenziatore e aveva dei grigori, dei disegnini, adesso non i disegnini quelli che fanno i bambini. Comunque aveva delle particolarità sul manico del calcio, sul calcio della pistola. Il meccanismo ricostruito dall'accusa nel processo Pecorelli era questo: bontate e badalamenti su richiesta di Claudio Vitalone, quello che 5 anni prima era stato preso a calci dal D'Ortenzi, si presero in carico l'onere di eliminare Pecorelli. Fin qui la ricostruzione collima con la testimonianza di Buscetta. Però poi Buscetta indicava nella decina di bontate su Roma gli esecutori, pur non escludendo a priori la presenza di Michelangelo La Barbera, freddo killer della famiglia di Inzerillo,
il socio di Bontate. Ribadisco quanto ho già dichiarato all'autorità giudiziaria di Palermo, e cioè che seppi da Pippo Calò che ad operare per l'omicidio Pecorelli era stata la decina romana di Stefano Bontate. Chiarisco in primo luogo che, dati i miei rapporti allora con Pippo Calò e date le regole vigenti in Cosa Nostra, come illustrate da tutti i collaboratori di giustizia, è assolutamente da escludere che Pippo Calò possa avermi detto cosa non vera. In secondo luogo ribadisco ancora che quando Calò mi disse che ad operare era stata la decina romana di Stefano Bontate, egli intendeva dire quello che ho già precisato prima, e cioè che l'omicidio Pecorelli fu ordinato dallo stesso Bontate e affidato per l'esecuzione ai suoi uomini. Non so chi abbia materialmente commesso l'omicidio, perché il Calò non me lo disse. Però non mi stupirei se venisse a sapere che a eseguirlo fu Michelangelo la Barbera, da noi conosciuto e chiamato come Angeluzzu, perché so che costui era un uomo molto vicino a Salvatore Inzerillo e quindi anche a Stefano Bontate. Era un uomo valido e capace, ed è quindi ben possibile che a lui sia stato affidato un compito tanto delicato. Angeluzzu era uno degli uomini più pregiati della famiglia. Quando dico che era un uomo valido, intendo dire che sapeva maneggiare bene le armi. Era freddo nell'esecuzione dei delitti e totalmente affidabile per Stefano Bontate. E cosa le disse Bontate su questo? Bontate mi disse che era stato fatto su richiesta dei Salvo e nell'interesse del senatore Andreotti per motivi inerenti che il giornalista avrebbe voluto portare fuori delle notizie che avrebbero compromesso la politica del senatore, del presidente Andreotti. Da una dichiarazione del 10 maggio 94 di Fabiella Omaretti. È vero, ho commesso dei reati con le persone che mi sono state più care di tutti, Danilo e Renato, e da queste azioni abbiamo anche tratto mezzi di sostentamento ed una certa agiatezza che mai prima avevo avuto. Eravamo amici, ci volevamo bene e svolgevamo le attività che ci consentivano di vivere. Come dire, eravamo degli amici e dal nostro rapporto cercavamo anche di ricavare del denaro. Lo facevamo per bisogno, perché lo volevamo, ma prima di tutto eravamo amici. Dico questo perché sia chiaro che cosa intendo dire quando dico che non mi piacevano i fascisti. Non mi piaceva per esempio Massimo Carminati, perché lo sentivo diverso da noi. Noi commettevamo certe azioni perché avevamo bisogno di vivere e non conoscevamo altro modo che quello per vivere. Lui, Massimo Carminati, ed i fascisti come lui commettevano le stesse azioni per gusto, per fanatismo ideologico e ne ricavavano anche soldi, ma il movente era l'ideologia. Per questo non mi piaceva e lo dissi a brutto muso a Danilo, il quale invece la pensava diversamente. Mi diceva che Massimo era un bravo ragazzo. Un giorno, quando io continuavo a scocciarlo dicendo male di uno o di un altro, e in particolare di Massimo Carminati, che a pelle e a sensazione non mi ispirava fiducia, Danilo sbottò, dicendomi di non rompergli i coglioni, perché Massimo era stato utilizzato in un'azione delicata, dimostrando di essere un uomo valido. Mi spiegò in quell'occasione che Massimo Carminati aveva ucciso Pecorelli in modo magistrale e che fra l'altro aveva ricevuto un modesto compenso. In questo contesto, dunque, venni a sapere che era stato Massimo Carminati e un altro a uccidere Pecorelli, che era stato Danilo a dargli l'incarico. Signora Moretti, lei ha reso delle dichiarazioni passate, prima al Pubblico Ministero di Roma, poi al Pubblico Ministero di Perugia, in cui ha riferito di alcuni incontri con il dottor Claudio Vitalone. Conferma queste dichiarazioni? Sì. Ecco, può dire, riassumere o dire insomma in quali circostanze sono avvenuti questi incontri? Guardi, io nel fattore date, fattore di tante cose non me le posso ricordare bene. Prima cosa perché in quel periodo la mia vita era diversa da quella che adesso, e poi anche perché sono passati tutti quegli anni e anche perché io mai pensavo di dovermi trovare qui. Io stavo facendo soltanto una gentilezza a un mio grande amico e basta, e non ho niente contro questo signore, dico le cose che sono successe. Io questo signore l'ho visto in compagnia di De Pedis e Renato. Per i motivi non lo so per quali motivi, perché non è che me l'hanno raccontato a me. Io ho fatto soltanto una gentilezza a Renato
Ecco, e in che cosa è consistita questa gentilezza? L'ho accompagnato a degli appuntamenti con questo signore. Io sono un cristiano. Il Dio mi fulmini se io ho mai visto prima d'oggi la persona che mi sta qui davanti. È normale che... Vorrei dire, no, signora, non è normale nulla. È normale dire la verità. Certo. Ecco, io vorrei sapere dove, come e quando non ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati 2 o 3 volte, forse anche più, ma io non me le ricordo bene. Ecco, vuole dire quali sono queste 2 o 3 volte e dove ci siamo incontrati? Sono state una volta nei pressi di Viale Regina Margherita. Purtroppo io non conosco molto bene Roma perché sono cresciuta e nata in Trastevere e da lì mi sono mossa poco. E un'altra volta dalle parti della Molla Triana e una volta io ho accompagnato Renato in un ristorante dove si doveva incontrare con lei, dietro Piazza del Popolo. Durante uno di questi incontri io sono arrivata con Renato non aveva niente. Al ritorno, sono arrivata con la mia macchina e dietro a Renato. Al ritorno Renato mi ha fatto andare via con la mia macchina con una busta che non so che cosa conteneva. E ce l'avevo io questa busta? No, io non ho visto che ce l'aveva lei, però dopo ce l'aveva Renato. Siccome me l'ha data da reggere a me, se ce l'avesse avuta prima me l'avrebbe data prima. Sì, lei, dottor Vitalone, il confronto è fatto Vede, io non posso contestare niente a questa signora perché non l'ho mai vista in vita mia. Senta, prima cosa se prende... Io non l'ho mai vista in vita mia. Senta, signora Moretti, io non sono agitato, io sono indignato. Io vibro dalla indignazione perché io non ce l'ho con lei. Io ce l'ho con le persone che l'hanno indotta a rendere queste... Lei lo fa tanto il pulito, ma non è certo più pulito di me. Non è certo più pulito di me. Ha capito? Perché io mi potevo inventare che lei conosceva Danilo, Pernasetti. Non me lo sono inventato. Lei conosce Renato, adesso si inventi perché conosce Renato. Tutto il pesce che lei riceveva a casa da Renato. Ecco, io non me lo sono inventato. Vuole spiegare cortesemente? Certo, non glielo portavo io. No. E non mi sono neanche inventata che sua moglie si chiama Lucilla, perché non... Con Abruciato ho avuto modo di riaprire il discorso e sinceramente l'ho riaperto io perché mi ero rimasto, insomma, sto fatto adesso giornalista, riaprire appunto questo discorso con Abruciati. Ed Abruciati mi disse, oltre a confermarmi gli esecutori dell'omicidio, mi disse che l'omicidio era stato messo in atto per entrare nelle grazie, era stato chiesto, insomma adesso trovate voi il modo per da un potere politico, massonico, giudiziario, vabbè, le persone che contano, dal dottor Vitalone, perché Mino Pecorelli stava ricattando, era in possesso di documenti che potevano, ripeto, arrecare danni a quel gruppo di cui ho parlato poc'anzi. Erano documenti relativi al sequestro Moro. Attraverso i video precedenti sappiamo che Bontate aveva in quel periodo stretti legami con Calò su Roma e che quest'ultimo aveva come figlioccio l'Abruciati, il socio di De Pedis. Tanto che l'Abruciati si era spinto fino in Sicilia per incontrare di persona, senza successo, Stefano Bontate, di cui smerciava l'eroina su Roma tramite il Calò. Senta, Danilo Abruciati, le risulta che avesse rapporti o conoscenze con esponenti di Cosa Nostra, della mafia siciliana? Beh, Danilo Abruciati aveva rapporti ottimissimi con quello che io identifico in Mario. Sapevo che si incontrava con Bontate e comunque stava bene con... tant'è che da parte della Magliana Danilo veniva chiamato il mafioso. Sappiamo che Bontate, lo racconta il pentito Sino, aveva incontrato Calò a Roma insieme a Vincenzo Cafari, sospettato di essere l'ultimo uomo ad aver incontrato Pecorelli nel suo studio. Sappiamo che Tony Chicchiarelli, il falsario, vicino all'Abruciati, era stato riconosciuto come uomo che seguiva Pecorelli e che lo stesso Chicchiarelli aveva scritto il falso comunicato BR sul lago della Duchessa, mutuando, non si sa quanto involontariamente, un'idea che mesi prima Claudio Vitalone aveva suggerito ai servizi. Risulta quindi credibile il fatto che Bontate, anziché affidarsi alla propria decina su Roma, guidata da uomini ormai anziani e stanchi,
si fosse affidato al killer La Barbera e a Pippo Calò, romano di adozione, e che quest'ultimo abbia a sua volta rivolto la richiesta ad Abruciati e quindi, di conseguenza, a Giuseppucci e De Pedis. La difesa degli imputati oppose alle testimonianze dei collaboratori lo stato detentivo sia dell'Abruciati che del De Pedis, per quanto, come visto più volte, questa condizione non fosse di per sé un freno in quegli anni alla leadership dei più importanti criminali del periodo. Il processo vedrà coinvolto Giulio Andreotti, Gaetano Badalamenti, Claudio Vitalone, Pippo Calò, Michelangelo La Barbera e Massimo Carminati e si concluderà con l'assoluzione di tutti gli imputati per non aver commesso il fatto. Per quanto le accuse processualmente si siano rivelate non sostenibili per la vaghezza e la genericità dei ricordi dei collaboratori e la totale mancanza di prove, il caso Pecorelli è il primo di una lunga serie di eventi nei quali la politica, mafia, banda della Magliana, P2 e sua longa manus i servizi, nonché l'estrema destra romana, intersecano i loro destini. E Renatino De Pedis sarà al centro di questi intrecci, così come vedremo nelle prossime puntate. Io sono stato killer della P2, killer dei servizi segreti, capito? Io sono stato tutto il contrario di tutto. Io sono stato qualunque cosa, io la strage di Bologna, cioè a me mi hanno accollato tutto quello che mi potevano accollare mi hanno accollato, capito? Io ero l'anello mancante, diciamo, fra una realtà politica e una realtà di criminalità organizzata. La banda della Magliana era diventata l'anello mancante, capito? Tutto quello che si poteva affibbiare a quella che era diventata la cosiddetta agenzia del crimine, che era la banda della Magliana, cioè che era un'agenzia secondo loro disposta a tutto per soldi, per potere, per prebende, capito? Io quando ho fatto il processo Andreotti, cioè a me mi hanno massacrato, cioè io quando ero il processo Pecorelli, no? Cioè io ero considerato uno di quelli che aveva fatto sto reato per ammazzare il giornalista appunto del presidente.